lavoristi a Roma. Siamo di Milano, di Latienzi. Castello Bocca di Adda, provincia di Lodi. Cassina del Peche. Ha cambiato cooperativa, non ho pagato luglio, agosto, né ferie né liquidazione. Noi siamo andati da Cobas, adesso loro mandano una lettera Cobas alla cooperativa, dopo se non pagano facciamo sciopero anche noi. Noi non vogliamo più questa schiavitù. Tutti siamo venuti qua per aiutare il 24 il licenziamento di Ikea. Adesso Italia questo lavoro 10 anni. Lavoro 10 anni, mi sta adesso cooperativa così sempre così. Coppa adesso stiamo così bene. Coppa adesso Italia, adesso forza. Perché l'Italia legge, Coppa adesso sistema delle leggi adesso è tutto a posto così. Quando è iniziata questa lotta dei facchini, la lotta nella logistica? 5-6 anni fa, adesso la data precisa non me la ricordo, però è iniziato un modo esemplare di difendere la dignità dei lavoratori, difendere la dignità degli sfruttati, e No Austerity è assolutamente solidale dalla prima ora, mi viene da dire. Noi siamo del network antagonista piacentino, che è una rete, diciamo, non inquadrata in nessuna area politica, ma che cerca di connettere tutte le sensibilità o anche i singoli che a Piacenza ritengono che sia passata l'ora delle mediazioni, sia ora di un approccio antagonista e di lotta, che è l'unico che raggiunge qualche risultato. Da ormai più di 2 anni che seguiamo l'evolversi della vicenda Ikea. In un primo momento eravamo riusciti, eravamo riusciti anche a ottenere una prima vittoria, la cacciata di una delle 3 cooperative. Da 6 mesi Ikea ha riaperto le ostilità, ma noi andiamo avanti, non ci fermiamo. Giù le mani dal fortino! Giù le mani dal fortino! Giù le mani dal fortino! Per vincere questa guerra dobbiamo buttare via la paura. Loro cercano di farci paura con le loro camionette, con i loro ricatti, con i licenziamenti. Noi non lottiamo più per €1 di aumento. Lottiamo perché abbiamo capito che se la classe operaia non alza la testa, questo paese è rovinato. La schiavitù si allargherà a tutti, ma in questa piazza, come in questi giorni, in questi mesi, davanti a tutte le fabbriche, gli operai immigrati e i pochi italiani che hanno deciso di stare con loro hanno dimostrato che è possibile vincere. E non è un caso che questo movimento cresce, questo movimento si allarga, che ogni giorno decine di persone vogliono unirsi al sindacato, perché hanno capito che senza lotta non c'è futuro per nessuno. Sciopero oggi, sciopero domani, sciopero oggi, sciopero domani. Ognuno deve stare nella sua postazione, deve lavorare con la testa bassa tutto il giorno così. Non dovevamo parlare fra di noi perché per loro era una perdita di tempo e non riuscivamo a fare, diciamo, i pezzi che loro chiedevano. Noi non lavoravamo e correvamo. Le straordinarie non erano più volontari, erano obbligatori, e chi rifiutava a fare gli straordinari venivano puniti. Lavoriamo come schiavi, che non riesce a avere
massimo anche 900-800 che prendiamo, che non ce la facciamo vivere. Lì dove lavoravo io venivano a lavorare la gente, certe persone venivano a lavorare, venivano tenute su, le tenevano su lì nello sgabuzzino, li vedevi lassù che guardavano, quando c'era bisogno mi lasciavano lì 2 o 3 ore senza timbrare, senza essere pagato, quando c'era bisogno 1, 2, venite giù. Questi ragazzi vengono per esempio della 5 come quelli che stanno lì avanti il cancello, della 5 anche 4 e mezza, aspettano quanti loro fanno entrare la gente alle 6 e mezza, 7, 8, 9, ci sono quelli che aspettano 5 ore per entrare al lavoro, 5 ore per entrare, o aspetta 5 ore, poi li mandano a casa, dici no, stasera non c'è per te lavoro. Non solo questo è il problema, che i trattamenti dentro come gli animali, sgridano la gente e mettono due di sicurezza come butta fuori perché sono muscolate e le fanno spaventare la gente dentro e sgridano dai andiamo tutti la notte. Quando fai una malattia, allora quando entri dopo la malattia, allora, giusto sei entrato malato dopo la malattia, loro lo fanno ridotto e lo portano a fare lavoro pesantissimo. Perché hai fatto la malattia? Che comprano 1-2 dentro, quelli che sono un po' bla bla più, si comprano, il resto fanno colare tutti. Solo mangiano bene questi 2, il resto sono altri, mangiano merda. Le condizioni di lavoro che abbiamo trovato sono condizioni pessime, con anche un forte sfruttamento anche proprio fisicamente di questi lavoratori. Ce n'è un'altissima percentuale che nel giro di pochi anni di sollevamento di carichi anche in posizioni ergonomicamente non corrette si spaccano la schiena e quindi diventano dei limoni spremuti che vengono gettati dalle cooperative, da queste aziende non appena non ce la fanno più, anche proprio vedendo molti casi individuali sono persone rovinate fisicamente da questo lavoro e a cui poi non viene riconosciuto nessuno indennizzo, nulla. Con il peso e con il lavoro di schiavitù ho perso la mia schiena, c'ho 2 ernie discali, la L4 e la L5. Alla fine buttano fuori come un animale. Siamo sottomessi, siamo sottopagati, mezzi insicuri, paga che non arriva mai, nessuno si interessa, fanno quello che vogliono, facciamo 12 ore, veniamo pagati neanche per 4 per il lavoro che facciamo. Non abbiamo 13esima, non abbiamo 14esima, praticamente abbiamo 60 euro quando siamo sul mezzo. Stai male non sei pagato, chiedi un permesso non sei pagato, ferie non esistono. Loro pagano 1200, 60 euro al giorno. Noi facciamo più di 12 ore al giorno. Ho famiglia, 3 bambini, pago l'affitto e vengo qua, mi sfruttano, mi minacciano e mi fischia. Io non sono un cane, mi chiama Uè. Cosa vuol dire Uè? Io sono un cane. E mi trattano e mi usano come la spremuta. Non ci permettono di parlare, non possiamo muoverci dalla nostra postazione, ci sono delle buste che non si possono vedere, come la sua da 15 euro che li deve ridare allo Stato indietro, o lasciare le persone perché non vogliono fare gli straordinari o non vogliono venire il sabato o la domenica, ti lasciano a casa una settimana o 2, ti dicono è per punizione, ma te lo dicono proprio anche. Questo responsabile, che non è tanto giovane, diciamo, un po' vecchietto, ci provava con le ragazzine tipo della mia età, di 20 anni, 21 anni, cioè le ragazzine giovani. Gli diceva tipo, soprattutto noi marocchine, tipo gli diceva: a me mi piacciono le ragazzine marocchine perché voi marocchini siete tutte porche. E poi tipo se non facevi pezzi, a volte ti diceva: se non fai pezzi ti inculo. E a una ragazza, una mia collega, le ha detto: sei la prossima che mi tromberei. Ci prova anche in vita delle ragazze a cena, c'è che ci sta, c'è che non ci sta. Tipo le ragazze che non ci stanno, cioè la lascia a casa, se no la sposta in un altro cantiere. E noi ci siamo stancati. È almeno dal 2008 che in Italia nel settore della logistica si sono dati
dimensioni di conflitto all'interno dei magazzini, dove le condizioni di lavoro raggiungono livelli di intollerabilità eccessiva. Per quanto negli ultimi tempi le lotte della logistica si siano diffuse un po' in tutta Italia, all'inizio erano piuttosto concentrate fra l'Emilia, la Lombardia e il Veneto, che poi non a caso si trovano all'interno comunque molto connesse nella pianura padana, che è un territorio che in Italia svolge una funzione logistica molto importante, perché è possibile, diciamo, non è un caso infatti che le grandi concentrazioni dei grandi marchi della distribuzione sono per la gran parte collocati lì, perché c'è una possibilità di connettersi velocemente in tutta Italia, c'è la possibilità di connettersi ai porti di Genova e di Venezia, e quindi da lì con il Nord Europa e con l'Africa del Nord e il Medio Oriente, e quindi era un punto strategico. Le lotte che sono in corso oggi in Italia vedono un ruolo attivo di protagonista dei lavoratori della logistica, e penso che questo sia dovuto a dei motivi oggettivi oltre che anche a motivi soggettivi. Cioè, i motivi oggettivi sono quelli di un settore abbastanza giovane, cresciuto con la concentrazione del settore commerciale, della distribuzione, quindi con la costituzione di questi grandi magazzini nelle periferie urbane, dove sono stati assunti lavoratori giovani, relativamente giovani, e soprattutto immigrati, con il chiaro obiettivo di risparmiare sulla forza lavoro pagando ancora meno di quanto è previsto nei contratti nazionali. Ecco, una peculiarità della logistica, ma ormai non solo della logistica, anche di molti altri settori, anche nel turismo, anche nella sanità, nelle pulizie, eccetera, vengono utilizzate delle cosiddette cooperative, perché di cooperativo non c'è niente. Attraverso questa forma giuridica è possibile sfruttare di più la manodopera, non rispettare una serie di diritti contrattuali, ad esempio il pagamento della malattia, e inoltre il committente può far finta di non sapere che non vengono rispettati i contratti di lavoro, eccetera. Va bene, possiamo controllare che voto? No, è controllato che voto. Va bene, se l'ha controllato, va bene. Noi siamo qui per scioperare contro una cooperativa che ha preso il lavoro da SDA. È stata fatta una gara d'appalto, hanno vinto loro perché giustamente hanno passato il prezzo, sicuramente conoscono qualcuno che gli danno la mangia per avere lavoro. È subentrata un'altra cooperativa, noi iscritti con Sicobas, visto che siamo un paese democratico, ognuno può scriversi dove vuole, ci hanno lasciato a casa, senza nessuna giustificazione, senza nessun preavviso. Cioè a parola a bocca, tu domani non vieni più. Siamo qui per aiutare queste compagnie, siccome la loro causa del licenziamento è essere iscritte a un sindacato nostro, che è il sindacato Sicobas, siamo qui per aiutarli, perché hanno bisogno, come ci aiutano altra gente, anche noi andiamo quando hanno bisogno gli altri, e ormai dobbiamo fare così, perché se aspettiamo che lo Stato o qualcuno ci risolve questi problemi, nessuno ci risolve. Io sono di Carpiano, di Milano, faccio rappresentanti sindacali, sono venuto qua per lottare, per difendere i miei amici. Abbiamo detto, se non fatti entrare i nostri compagni oggi, noi stasera a Carpiano, a Bologna, a Roma facciamo sciopero. Basta schiavitù! Basta schiavitù! Basta schiavitù! Basta schiavitù! Siamo tutti umani! Siamo tutti umani! Grazie! Basta la mafia! Finito il tempo della mafia, è finito! Basta! Tempo di mafia, basta! Dinita! Ha detto dinita! Basta la mafia! Noi due abbiamo lavorato con una ditta sole montane dove fanno i kebab. Il padrone della fabbrica cambia le cooperative anno per anno, perché lui fa così, manda via cooperativa e poi tiene lui i soldi, no?
così poi non lascia pagare senza pagare operai, 13esimi, 14esimi, poi lui tiene i soldi, poi lui dice parla con la cooperativa, no con me, voi non siete assunti con me, siete assunti con la cooperativa, però se la cooperativa va dove io la trovo, io ho lavorato per la sua fabbrica. Niente, ho lavorato 5 anni, poi un anno cambi, dopo 5 anni poi lui mi ha lasciato senza preavviso, senza motivo, stai a casa, basta. È finita la cassa di direzione da un mese fa, adesso siamo senza neanche quelli, che erano 500 euro al mese, ho 2 figli, affitto da pagare, luce, gas, adesso qua non lo so cosa andare avanti. Abbiamo chiesto agli altri amici, hanno detto Sicobas aiutano, fanno queste... L'unico sindacato che difendono operai sono loro, andate con loro, scrive con loro perché con loro andate avanti, non lasciano mezza strada come Gigelli. Io ero scritto 10 anni con Gigelli, loro solo pensare alla tessera e prendere i soldi sotto la tavola e basta. Sempre vi dicono i soldi non ci sono, mancano i soldi, c'è la crisi. Mentre voi fate un sacco di ore all'interno del magazzino. Voi lavorate, dovete esserci pagati. Non c'è lavoro, aprite la cassa di integrazione. E così funziona la legge. I soldi ci sono, solo che ci sono nelle tasche sbagliate. Fateli uscire. Cobas, grazie Cobas. Forza Cobas. Vede posti italiani, va bene La nostra storia, diciamo, del Sicobas nasce già come lotte fatte negli anni, addirittura negli anni 70. E abbiamo fatto le esperienze nelle più grosse fabbriche che c'erano a Milano e un po' in tutta Italia. E allora abbiamo un'esperienza dietro di quelle lotte legate più a dei settori di lavoratori in termini di massa come lavoratori. Nasce attorno negli anni 90. Nasce all'interno della fabbrica automobilistica Alfa Romeo e all'epoca si chiamava SLAI Cobas. SLAI Cobas che si è sviluppato nei primi anni soprattutto appunto nel settore metalmeccanico, ma che non aveva una prospettiva chiara sulla lotta di classe, quindi su un'organizzazione più capillare, non tanto categoriale come metalmeccanici. Non ha avuto una espansione, no, all'esterno dell'Alfa Romeo, cosa che stiamo cominciando a, appunto, dicevo prima, a seminare questo tipo di concetto tra i lavoratori, ovvero il concetto della lotta di classe, della solidarietà nella classe e quindi l'organizzazione più generale del conflitto. Sono diventato delegato perché dopo la lotta del 2012 è quello che ho visto che i ragazzi che hanno sofferto fuori i cancelli a lottare per la loro dignità, ho preso coraggio e volevo io diventare delegato e cercare di aiutare i ragazzi, perché tanti non parlano bene l'italiano, tanti non sanno scrivere, non sanno e cercare di aiutarli per fargli arrivare il messaggio dal sindacato al lavoratore, per farlo capire i suoi diritti, cosa le aspetta, cosa devi prendere, come devi comportare all'interno del magazzino durante il lavoro e tutto, e lì sono diventato delegato e poi licenziato. Io conosco il Sicobas perché ho visto l'altro magazzino da Milano, anche la TNT, e sono sistemati tanti magazzini bene e cambiato anche il stipendio. Sono 2 volte andato al CGIL Bologna io, loro mi hanno detto che è meglio che software tu cambi il lavoro. Loro mi hanno detto che è meglio che cambi il lavoro, non ce la facciamo il casino grande, non ce la facciamo sistemarlo. Allora alla fine che noi ha trovato uno sindacato che ha detto che io posso sistemarlo questo. Allora siamo usciti a sistemare tutto. Siamo iscritti al Sicobas, che è il sindacato che ci aiuta a capire come
Quello che noi non sappiamo, che siamo anche tanti stranieri, non conosciamo le leggi bene, le leggi italiane, sì, loro ci aiutano in tutta questa strada che noi stiamo facendo. Noi mettiamo in pratica quello che è il concetto dell'auto-organizzazione sindacale. Ognuno di noi fa attività sindacale in maniera assolutamente spontanea e solidale, senza un ritorno economico, no? Per dire, no? Adesso noi siamo qua, è 2 settimane che non facciamo una pausa, è 2 settimane che sabato, domenica non c'è pausa, facciamo la mattina siamo alle 9 qua e vai di lungo fino alle 11 di sera, la domenica sei qua per mandare i comunicati perché essendo comunque sia sempre sul campo fai fatica a mandare, allora la domenica mandi i comunicati di tutte le cose perché non è solo un lavoro di sciopero, un lavoro di cose, è un lavoro di mantenere i lavoratori, magari c'è una contestazione disciplinare che ce ne sono, ne mandano a milioni di contestazioni disciplinari, devi rispondere alle contestazioni, poi vai, è un lavoro che è molto grande, vasto. Come stai? Io lavoro qua dentro a Kamst e faccio il delegato del Sikobas. Abbiamo una maggioranza qua dell'80-90% di iscritti tutti Sikobas. È morto un compagno? Qui dentro sì. È morto dovuto dal meccanismo che era in giro, sparso qua in tutto il mondo di facchini. Era un ritmo molto accelerato e poi c'era più sofferenza prima che venisse questo sindacato Sikobas. La gente faceva di più che le chiedevano in tutti i magazzini. E poi questo ragazzo qua soffriva un po' dall'ansia, dal meccanismo, dagli interventi che gli venivano addosso così. E non le dimenticheremo mai questo ragazzo qua. Era il nostro primo iscritto col Sikobas, lui addirittura. E poi quando hanno saputo che lui era iscritto, sono venuti addosso a lui per poter allontanare il flusso di questo sindacato. E come si chiamava? Gabriele. È morto. Non lo vedremo mai. Però la lotta continua. Non ci hanno fermato, quindi blocchiamo. Blocca! Sciopero oggi! Sciopero domani! Sciopero oggi! Vabbè, le vostre intenzioni quali sono adesso? Noi le nostre intenzioni è lavorare e far lavorare anche i nostri colleghi. Oggi, adesso. Passa niente. Si blocca tutto. Ma se poi è andato via? Ah, è uscito? No. Non lo so, voi, lei non lo so, è sparito, poi non sappiamo dov'è. Ci hanno preso in giro scrivendo le nostre richieste, stampando. Nel frattempo gli addetti sono spariti. Dai, non lavoriamo guerra tra poveri, lascia stare! Deve anche essere solidario a loro. Ogni mese passa li vedi quelli gente. Che stanco va a terra. Oggi, sciopero domani, sciopero oggi, sciopero domani. Dai, fate una catena umana ragazzi, fate una catena. Sinceramente, qua. Sì, ma non possiamo anche essere presi per il culo. No, lasciala stare. Prendete in giro tutto lo Stato, figuriamoci i lavoratori.
No, questi mondiali. Va bene, va bene. No, entra, prendi il tuo piccione. Era dentro il signore, non so che Anche se lui è dentro fa niente, stai qua, non vai fuori. Siete in sciopero o state lavorando? Ma prima eravate iscritti con gli altri lavoratori. Iscriversi vuol dire che avete firmato un accordo tra di voi che se toccano uno di voi tocca anche l'altro. E perché li avete abbandonati adesso? Abbiamo abbandonato, non abbiamo abbandonato. Perché lavorate? Mentre che loro scioperano? Avevano detto che stanno... Siete in sciopero? Non avete intenzione di lavorare? No, ma sì, come noi possiamo non lavorare. volete? Ma noi possiamo lavorare, se loro vi lasciano passare, voi lavorate? Ma perché? No, io sto chiedendo, ho Anche fatto io una non domanda. lasciamo passare nessuno, quindi voglio dire che non c'è lavoro. E quindi stai facendo... Questo qua, è una domanda, nessuno non entra, nessuno non esce, quindi basta. Bravo, io ve lo dico, io ve l'ho detto, cioè, anche dall'inizio, l'STA non è un problema, perché abbiamo l'STA l'80% in tutta l'Italia e quindi non è, vogliamo soltanto per farla finire un po' prima. Perché se continua così, se arrivano anche gli sbirri, non è che andiamo a fare lo scontro, perché già sappiamo che possiamo vincere in un'altra maniera. Se arrivano gli sbirri noi andiamo a casa, chiamiamo domani tutta l'SDA dell'Italia, sciopera tutti. Hai capito? Solo che dovete anche voi mostrare che siete tutti... Noi siamo già mostrati perché noi siamo già fuori. Sì, quando vi ho visto così sono adesso contento che vedervi così con i lavoratori e gli scienziati. È un bel gesto anche questo. Bravi. Il posto di lavoro non si tocca, lo difenderemo con la nota. Queste lotte sono cominciate in seguito a contatti presi da alcuni compagni dirigenti del Sicovas con lavoratori del settore. Da questi contatti sono emerse queste fortissime contraddizioni, questo fortissimo abuso anche nei confronti dei lavoratori, mancanza di rispetto dei contratti di lavoro, e quindi subito si è visto che c'era non solo la necessità ma anche lo spazio per una lotta che inizialmente era una lotta per il rispetto, l'applicazione del contratto nazionale di lavoro firmato dai sindacati confederali ma non fatto rispettare dai sindacati confederali anche quando presenti nelle varie situazioni. Noi il primo sciopero che abbiamo fatto è durato 8 mesi, non continuo, ma ogni 15 giorni loro pensavano che dopo un po' di tempo, come finiva dalle altre parti, sarebbe finito anche quel processo. Però grazie a quel rapporto che avevamo con centri sociali, movimenti, ex terroristi, ex eccetera, noi nel primo sciopero che abbiamo, con questa prima lotta che abbiamo fatto, che è durata 7-8 mesi, abbiamo portato davanti ai cancelli anche un 150 persone esterne a quel tipo di situazione. I lavoratori interni hanno preso coraggio che c'era una possibilità non solo di risposta, diciamo, loro interna, ma c'era una risposta esterna molto forte. E allora c'è stata una congiunzione tra questo movimento interno dei lavoratori che avevano questa voglia di lotta e questo movimento che dall'esterno non era un movimento ideologico, ma sulla lotta trovava gli elementi di unità per portare avanti questa battaglia. E finalmente c'era il nuovo movimento che si sviluppava e è diventato anche un catalizzatore delle forze, cioè cominciavano i lavoratori a vedere che c'era una possibilità, e soprattutto dopo questa lunga esperienza fatta siamo arrivati a una vittoria che ha portato, diciamo, a spostare tutti i lavoratori, che erano 180 all'interno di questo magazzino, tutti vittoriosi con 400 euro in più, in una situazione dove gli operai italiani, quando facevano un contratto per avere 7 euro al mese in più dal contratto nazionale, era una grandissima vittoria. Noi superavamo la china dove non c'era possibilità perché sono immigrati, i poverini non hanno forza eccetera, hanno fatto che gli immigrati erano già un punto di riferimento in quella lotta ad altri settori eccetera.
e dal primo momento, proprio in base alle esperienze precedenti, abbiamo posto il problema che questi lavoratori non si fissassero intorno a quella lotta lì, in quell'azienda lì, ma cominciassero a diventare vettori di organizzazione in tutti i posti di lavoro. E abbiamo cominciato a spostare quei lavoratori che erano anche interni con permessi sindacali, perché avevamo raggiunto una forza di poter dire avere i permessi sindacali a dei lavoratori che non potevano neanche uscire dalla fabbrica, al fatto che avendo 8 ore di permesso sindacale facevamo magari in qualche posto, dando degli spazi a ognuno, crescendo i Cobas spostavamo vari militanti di questi lavoratori immigrati a appoggiare le lotte nelle varie situazioni. Questa è stata la dinamica. Allargandosi questo movimento abbiamo vinto in 2 o 3 situazioni le più importanti che c'era nel settore della logistica, e soprattutto la TNT di Piacenza è stato il boom dove noi abbiamo alzato lo scontro, una situazione di estremo controllo dove i lavoratori entravano alle 6 del pomeriggio, aspettavano fino alle 10:30 la chiamata, potevano entrare alle 6 come alle 10:30. Una volta entrati in azienda stavano 3 o 4 ore al lavoro, poi facevano 4 ore di pausa dentro nel magazzino non potendo andare a dormire. Non potendo dormire niente, stavano lì 4 ore non potendo neanche andare a casa a riposare. Ricominciavano il lavoro, finivano alle 12 e alle 12 non avevano il tempo né di mangiare né quasi di dormire, alle 6 dovevano presentarsi di nuovo. Animali. Guardatevi in faccia, oggi voi avete avuto un elemento di dignità, guardarvi in faccia uno con l'altro e guardare loro in faccia a fare sentire delle canaglie che vi hanno applicato dei contratti di merda finalmente, che vi hanno trattato come delle bestie. Voi dovete guardare questa situazione, guardarvi se avete guardato in faccia, e loro hanno avuto paura per questo, e per questo vengono a trattare con noi. هم عارفين ان هم عملونا وحش وبهدلوا العمال في المجازين ده على مدار وقت طويل وعشان كده هيقعدوا يتفاهموا غصب عنهم. Portando su quella lotta tutta una serie di altre esperienze, altre Cobas eccetera, e portando anche centri sociali da Milano, dalle varie parti, è diventata una delle lotte politiche più importanti in quel momento, non era soltanto lo scontro sulla TNT. Contratti che noi non firmeremo niente e chiuderemo niente senza aver fatto prima l'assemblea con i lavoratori. Se i lavoratori diranno va bene così, finiamo così, se bisogna andare avanti andiamo avanti. يا جماعة كلمة لو سمحتوا، احنا تعبنا عشان نوصل لسندكاتو اونستو، لان كلمة تتقال ان هو شريف، لانه قال لك لو انتوا الطلبات اللي هيعرضوها هيعرضها عليكم الاول ويستفتيكم، مش هيجبركم على حاجة، لو موافقين عليها موافقين، مش موافقين هيرفض ونقف برضه. Noi siamo della AF Logistica di Massalengo, siamo felici ad
si vedeva che si sentivano parte di un movimento che era all'offensiva allora, e questo dava loro forza, cioè sentivano i compagni di quelli che protestavano in piazza Tahrir, e questo è stata una cosa anche bella da vedere, perché gli dava forza. Effettivamente l'idea lottando si può vincere. Ha funzionato benissimo perché avevano una struttura che se io stavo lì 20 anni a crearla non riuscivo a crearla. Mangiare, c'era uno che andava a prendere il mangiare per tutti cioè una struttura probabilmente che derivava dalla comunità loro dal punto di vista dell'organizzazione, che si è trasformata come elemento più avanzato per avere un nucleo centrale della battaglia. Adesso, per chi non l'ha vissuta, io mi emoziono ancora adesso non ne contarla, però ci sono stati degli atti anche sul piano personale molto toccanti, ecco. E abbiamo vinto grazie a questa determinazione e questi atti. Ne parlavo con le ragazze dal 2012 perché sono venuta a sapere di questo sindacato che si chiama il Sikobas. Ne parlavo con le ragazze dal 2012, però c'era tanta paura, perché lì ti mettono in una condizione che tu sei la loro serva, sei la loro, sei schiavizzata. Ti mettono una paura che tu arrivi al punto che non dici neanche una A, proprio non dici più niente, lavori, fai pezzi. Il tuo problema è lì, pezzi, giorno e notte, anche quando vai a casa c'è questo problema qua. E quindi ne parlavo con le ragazze dal 2012 fino adesso e non so com'è capitato, non so com'è stata una fortuna, e pian piano le ragazze hanno avuto un po' di coraggio. Io parlavo con loro: guarda ragazze, il mio amico hanno fatto questa lotta alla TNT, che me l'ha detto che è lui della TNT, hanno fatto questa lotta nel 2012, guarda che adesso sono arrivati dei risultati che sono buonissimi, tipo sono arrivati a prendere anche il monopasto. Finalmente ci siamo ribellati, ci siamo uniti, alcuni di noi che abbiamo tolto la paura, che loro ce la mettevano sempre la paura dentro di noi con le loro minacce, e finalmente alcuni di noi abbiamo preso il coraggio e abbiamo scioperato. Abbiamo fatto la prima lotta al 5 maggio, che per me è stata una cosa bellissima. Erano in pochi ragazzi con delle bandiere del Sikobas, mi ricordo che sono arrivati in auto e loro hanno iniziato a scioperare e a urlare. Praticamente erano le persone che lui aveva spostato, le prime persone che si avevano iscritto, che lui aveva spostato in altri magazzini lontani, ma per cercare un modo di che se loro non andavano a lavorare, licenziarli. Quindi questi ragazzi si sono messi insieme e hanno scioperato. Sono rientrati il giorno dopo, subito, a lavorare. Quindi io che ancora non avevo scioperato, ero anche appena rientrata a lavorare il giorno dopo, ho pensato, allora vuol dire che che loro stanno dicendo la verità, lo so anch'io, c'è qualcosa, fanno paura, vuol dire che questo è il sindacato giusto. E quindi piano piano, come me, tante altre persone si sono aggiunti al Sikobas. Facchina paura non ne ha, la 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 facchina paura non ne ha. Siamo usciti tutti al magazzino e è stato bellissimo perché mi ricordo che stavo lavorando e ho visto tutte queste
tutte queste persone, no? I miei compagni che uscivano, io credevo che era per una riunione dei Sikovas, e io li guardo e loro mi dicono andiamo. Ah, va bene. Io ho lasciato lì tutto quello che stavo facendo e sono uscita con loro. La prima volta in vita mia che scioperavo, come me tante delle mie colleghe, penso forse tutte, e è stato molto emozionante veramente. Il primo giorno quasi non eravamo noi un po', poi sono arrivati alcuni delle ragazze dell'Ovo Occupazione, i dirigenti Karim, gli altri del Sikovas. Quindi il giorno dopo ci siamo organizzati e è venuta più gente, perché loro non volevano fare la trattativa, non volevano ascoltarsi, loro dico la Jux, la Mr. Job, i capi grandi. Solo che venerdì la situazione è cresciuta molto di più e diciamo che loro hanno chiamato la polizia, però noi eravamo in tante, le ragazze poi hanno bloccato un camion, ci siamo buttati sotto il camion, abbiamo detto tante cose che succedevano lì dentro, principalmente i recati sessuali. La facchina paura! L'altra grossa lotta che si è data qui sul territorio bolognese nello specifico è quella alla Granarolo, che è questo grande marchio di produzione e distribuzione di latte e derivati. La lotta ha avuto inizio fra la fine di aprile e l'inizio di maggio del 2012 e si è protratta per moltissimo tempo. Adesso arrivando a conclusione, direi 1 anno e mezzo dopo. Abbiamo trovato che ogni mese noi le troviamo dentro la busta paga, manca sempre da 500 euro minimo fino a 800 euro al mese. Loro hanno spiegato perché adesso vedete il mondo com'è, c'è la crisi, quindi abbiamo messo questa trattenuta per 35% questa di stato di crisi. Non abbiamo accettato perché sono nostri soldi. Sì, io lavoro tutti i giorni, quindi la crisi non c'è la mia azienda. La crisi c'è un'altra parte, sì, ma io sto lavorando 365 giorni all'anno, quindi la crisi non c'è, allora non va bene. Loro hanno detto non possiamo fare niente perché questo accordo è già stato firmato, quindi non possiamo fare niente. Se volete lavorare, andate a lavorare. Se non volete lavorare, ci sono 1000 persone, sono fuori l'azienda che vogliono entrare in vostro posti. Dopo siamo andati al CGL, sindacalisti, CISL, UIL, abbiamo chiesto, perché sono sindacalisti, aiutano i lavoratori, guardate che abbiamo portato anche i nostri busta paga, guardate che è successo dentro la busta paga. Magari se vi spiegate bene a noi che questa cosa esiste o non esiste. Loro hanno detto la stessa cosa, scusate, vedete che c'è un accordo stato firmato, dite trattenuta 35% fino al 2015, quindi mi dispiace, non vogliono fare niente. Dopo abbiamo sentito, c'è un sindacalista che è entrato a Bologna, si chiama Sikovas. Siamo andati alle UE, abbiamo portato tutti i nostri documenti e la nostra busta paga per chiedere che questa cosa è giusta o no. E lui ha detto un'altra cosa, ha detto questa cosa non va bene. Quindi è cominciata la lotta così, questa cosa non va bene perché questi soldi sono rubati.
Vengono polizia, carabinieri, vengono, mamma mia, ma io quando vedo questi furgoni di polizia o di carabinieri mi sento come io sono una persona terrorista. Sono un lavoratore, sto cercando la mia dignità. Prima del licenziamento l'ha chiamato il datore di lavoro di nostra cooperativa, la SGB, Service Group Bologna. Il datore di lavoro si chiama Paolo Schiavina, un grande sfruttatore. Allora, quando lui ha capito che noi, perché prima cosa pensava? Sono stranieri, non capiscono, sono ignoranti, capisci lui così. Dopo, quando lui ha capito che noi siamo svegliati per chiedere i nostri diritti, quindi lui ha preso un po' di paura. Ha chiamato tutti i lavoratori, siamo andati da lui e ha detto: oh, ragazzi, guardate, adesso ho capito che voi soldi manca, però io vi chiedo per una cosa. Abbiamo detto sì, cosa vuoi dire? Ma potete entrare e lavorare e fate vostre ore come devono essere e prendete i soldi dentro la vostra paga, dipende quante ore avete fatte, più 250 euro nero da parte, però dovete lasciare questo 35% di state di crisi fino al 2015. Noi non l'abbiamo accettato perché noi stiamo cercando di vivere con la dignità. Se io accetto soldi neri, sono anche io ladro. Faccio una cosa che non va bene. Vergogna! 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 Abbiamo fatto 2 giorni di sciopero. Il terzo giorno siamo tornati ai nostri posti. I lavoratori di Granarolo sono andati alla Granarolo, invece noi della Cogifrin siamo andati ai nostri posti. Appena siamo entrati, il cancello era il capo che aspettava noi prima, lui è venuto prima. Oh ragazzi, dove andate? Scusa, andiamo ai nostri posti di lavoro. E perché? Perché così stiamo lavorando qua. No, voi non potete entrare. Abbiamo chiesto a lui perché? Perché voi avete fatto sciopero. Scusa, ma sciopero puoi fare anche tu, che stai lavorando. Perché non posso fare sciopero? Ma io vedo all'aeroporto ogni tanto un pilota che guida un aereo che ha già pagato il viaggio, un sacco di soldi, quando lui vuole fare sciopero lui lo fa. Come mai che io sono un lavoratore, sto lavorando dentro la merda, dentro questa azienda, mi sono arrabbiato, voglio fare sciopero, io l'ho fatto. No, voi non potete fare sciopero, allora come facciamo? Voi dovete andare via. Voi dovete calmare, non noi! Dai, non passa! Che cazzo schifo! Fuori di casa! Dai! Ho pegato scudetto! Lascialo! Bastardo che sei! Fallo stare fuori! Il lavoro è un diritto! Lascialo! Tu fai il bravo tu! Cazzo! Voi il bravi! Guardate con i vostri occhi cosa fate! Questa è una coscienza vostra! Non si può pigliare sempre ordini senza mai guardare, ma pensare con una propria testa, guardare cosa, perché una persona si arriva a buttare sotto un carro. Pensate! 9 mesi!
Per noi il centro sociale è la pratica dell'occupazione, il cercare di riuscire a mettere insieme i vari conflitti che ci sono sul territorio dove viviamo e soprattutto là dove si producono i conflitti contro il capitalismo e contro lo sfruttamento. Siamo venuti a conoscenza di queste lotte perché si sono sviluppate a pochi chilometri da noi, a Piacenza, che è una città molto vicina a Bologna. Avevamo dei compagni che stavano a Piacenza e che già avevano iniziato a partecipare e a seguire le lotte analogistiche. Per noi è stato abbastanza naturale cercare di avere una relazione con queste lotte. Il sostegno che abbiamo trovato, veramente ci sono tante persone che hanno la dignità e cercano di trovare la dignità per anche gli altri. Siccome era un movimento che trovava, si allargava eccetera, anche quei movimenti sociali che di volta in volta trovavamo sui territori a Milano, a Piacenza eccetera, venivano, si accodavano, diventavano elementi di sostegno a questa lotta eccetera. Abbiamo anche dei militanti che là dove noi potevamo avere il sindacalista lì che faceva l'attività, erano loro che ci facevano il sindacalista al nostro posto a fare gli scioperi e organizzare. Alla Granarolo, prendi a Granarolo, sì c'era lui che hanno seguito in particolar modo, però quando non c'erano loro militanti 2 o 3 del CRESCI erano presenti tutti i giorni davanti al picchetto alle 5 del mattino in questo tipo di battaglie. Siamo andati a vedere, siamo andati a conoscere i soggetti che lottavano, a conoscere quella lotta, a capire le dinamiche dello sciopero, a capire le dinamiche del picchetto. Se il sindacato si è fatto carico della parte, diciamo, più sindacale di gestione vertenziale, quindi con il datore di lavoro, con le controparti istituzionali, i lavoratori dal canto loro hanno messo in questa lotta tutto il sapere che loro avevano acquisito lavorando nei magazzini, tutto la conoscenza del processo produttivo, distributivo in questo caso, quindi sapere qual è l'orario migliore per bloccare, ovvero quando escono più merci, quali altri magazzini provare a contattare nel tentativo di creare un blocco a catena, per cui se la controparte padronale tentava di dislocare la produzione, non so, da Bologna su Modena, la capacità e la conoscenza dei lavoratori di sapere che quel dato prodotto passava anche da Modena ci permetteva di provare ad attivare un blocco anche lì. Quindi i lavoratori ci hanno messo le conoscenze specifiche all'interno. I militanti ci hanno messo tutto quel bagaglio di conoscenze appunto acquisite negli anni di lotte, di produzione di discorso, anche quello molto importante, provare a mettere in ordine, no, le idee che a volte, soprattutto nei momenti di produzione del conflitto, vengono fuori in modo un po' random, invece provare a mettere ordine, non so, tutta l'area, per esempio quando si è data la lotta a Granarolo, l'intervento di Anonymous che ha fatto crollare il sito di Granarolo è stato un altro pezzo di saperi specifici che sono confluiti insieme. Chi lavora con i media indipendenti ha permesso di far uscire la notizia, costringendo anche la stampa mainstream a riprendere. Qualcuno di noi aveva dei contatti con la stampa nazionale, ovviamente quella più di sinistra, quella insomma più vicina alle nostre cose, anche lì la possibilità di fare uscire degli articoli, delle comunicazioni rispetto a questo. Ecco, sono tutti pezzetti che messi insieme hanno permesso, ovviamente poi rispetto proprio alla gestione della piazza, del momento dello scontro con la polizia, anche quello, ovviamente chi aveva più esperienza di queste robe qui ha messo un po' di sapere, che poi appunto nel corso del tempo c'è stata una tale condivisione per cui poi diventava difficile capire di chi era quel sapere, e questo secondo me è una cosa molto importante. Nel momento in cui abbiamo preso parte alle lotte della logistica lo abbiamo fatto perché abbiamo detto wow, ok, questo è quello che ci aspetta, questo è quello che viviamo anche noi tutti i giorni in un modo diverso, in un modo molto meno diciamo quotidiano, però la prospettiva, anche quella che abbiamo proprio come generazione in un certo senso, è quella della precarietà, dello sfruttamento, e in un certo senso stare al fianco dei facchini in questa lotta, dei lavoratori della logistica,
è stato un passo avanti proprio dal punto di vista anche del ritrovarsi in un'unità, in un certo senso, quindi di dire io ti sto accanto in questo momento perché so che un giorno anche tu starai accanto a me quando ne avrò bisogno io, e è molto bello quello che gridano sempre i facchini, siamo uniti, che fondamentalmente è quello che poi permette di vincere le lotte, no? Quindi di mettere insieme studenti, precari e lavoratori in un'unica condizione di precarietà, e quindi individuando un unico nemico che è lo sfruttatore, il padrone fondamentalmente. Voglio ringraziare tutte le persone che sono state con noi davanti il cancello di Cogefrin e soprattutto il cancello del Granarolo, che sono tutti i lavoratori che sono stati venuti con noi, tutti i centri sociali, studenti, centro sociale dicevo come Lobo e soprattutto Crash, che sono stati molto bravi, molto forti, anche loro studenti sono veramente una cosa che mi ha visto, sono molto bravi, che a me mi hanno insegnato tante cose per lottare per il diritto, e grazie a loro. Guarda, questo è un lavoratore di Cogefrin che lavorava con me e davanti all'azienda del Granarolo, e sempre secondo me questo camion, io sono qua sotto, hai visto uno che stava parlando con me seduto, hai visto? Sì. Stava parlando, esce per favore. Guarda, questa foto è uscita sulle prime pagine di tutti i giornali. E che sta succedendo? Sta tirando una sedia su Allora ti della spiego, Liga, qua dietro era proprio responsabili grandi del Granarolo, che noi in questo momento che siamo tristi e stiamo urlando per i nostri diritti, lui ha messo tutte le mani in tasca sua e sta guardando con un sorriso come lui è contento. Questo lavoratore, quando ho visto lui fa questo sorriso che come scherza, l'ha preso la sedia, si vede cosa ha fatto lui, di fronte polizia, tutti, non ha paura, perché noi cosa abbiamo detto? Lotta dura senza paura, è quello. E sempre io faccio il meccanico, meno male ho imparato un altro mestiere in Italia, adesso sono io, e quello ragazzo che ha arrestato vi ho fatto vedere prima, polizia, fa schifo. Io sempre stavo davanti alla linea, perché se io non penso così e l'altro non pensa così, nessuno di noi deve, allora dobbiamo pensare così veramente tutti insieme. Io veramente sempre stavo davanti, non è perché sono cattivo, perché stavo cercando i miei diritti, quindi a me sono fiero, perché è una cosa che non ho mai fatto prima, non sapevo questa cosa, a me questi bastoni mi hanno dato il coraggio. Guarda, questo sono io. Wow. Quello mi ha dato 3 bastoni, una dopo l'altra, alla stessa parte di spalla, qua. Sono fiero. Qua ci sono anche, guarda, questo è un lavoratore di Lichia. Chi? Quello che era ieri alle manifestazioni, Mohammed. Questo è il lavoratore, vengono anche Lichia, studenti di Obo, ragazzi di Crash, lavoratori, ragazzi di Milano, quelli africani di Ladiela, adesso che l'altro ieri hanno, mamma mia, anche loro, mi dispiace per loro, ieri, perché erano da soli. Tutti i giorni loro vengono a piccare noi qua, che i carabinieri, tutti, stanno trattando noi come schiavi. Dovrete filmare anche quella signora, è quello di più cattiva, quella signora. Chi è lei? È la proprietaria della ditta, sì, la proprietaria della sua moglie. Non siamo pagati bene, anche non c'è la sicurezza di lavoro per quello che siamo fuori. E adesso l'imprenditore non vuole sentire, non vuole cambiare la legge, non vuole sentire il nostro protesto, vuole buttare tutti quanti fuori senza niente. Quello che resistiamo qua fuori
finché che cambia le cose. E poi ogni volta che siamo qua protestando arriva i carabinieri, le sbirre, piccano per cercare di far entrare le curmeni, che noi resistiamo ancora qui 4 mesi che siamo qua resistendo e speriamo che noi crediamo che abbiamo il nostro diritto e vinciamo, crediamo che vinciamo noi. Vogliamo la dignità, le schiavitù deve finire. Ormai gli mancano solo la divisa, si ridanno la divisa. Tra un po' gliela danno anche, gli danno anche i manganelli, tanto. Mi raccomando, non alzate le mani. Sediamo? Sì, sediamoci tutti. Non alzate le mani. No, viene de preso. Siamo morire. Dai. Ne hanno portato via uno. Che merda. Li hanno presi e ci hanno... Sempre a noi loro fanno così di piccare noi così, veramente. Meglio qua, dove andare? Di fronte allo sviluppo della lotta ha cominciato ad aumentare il senso da parte borghese che questo movimento cominciava a crescere, aveva un certo peso e allora ogni volta 250 poliziotti davanti e comincia l'operaio a capire chi è il poliziotto. Le prime volte si avvicinavano quando c'era i picchetti e dicevano ma no, ma non c'è la democrazia, voi dovete difendere la democrazia, noi che siamo bravi, e invece gli altri sono delinquenti, chi sono le cooperative mafiose. Hanno capito che il sistema mafioso è organico al sistema capitalistico, per cui l'operaio non va più dal poliziotto a dirgli perché mi bastoni, ha capito perché è lì perché lo bastona. Nessuno di noi ha avuto paura di polizia, anche di carabinieri. Che succede? Niente. Che succederà, scusa? Niente. C'è una cosa, la vita, morte. Allora, se io sto morendo per fame, io preferisco morire per il mio diritto. Basta, abbiamo solo una cosa, la vita, morte, vivo, morte. Allora, sto morendo di fame, perché se io non ce l'ho più, non riesco a mangiare, non riesco a pagare l'affitto, non riesco a comprare i vestiti, non riesco a comprare niente, quindi sto morendo. Allora, se io sto morendo per fame, preferisco andare davanti al cancello e prendo le bastone alla testa, a spalle, a gambe, morire lo stesso. Così quando se io morto, non è morto per la mia dignità.
questo ancora minimo, dovete chiedere ancora di più. Ok? Adesso fate un'assemblea tra di voi, parlate tra di voi e dovete esserci pronti prima di 15 giorni per chiedere ancora di più. Ancora giù! Ancora giù! Siamo un'assemblea! Cobas oggi, Cobas domani, Cobas oggi, Cobas domani. Perché amate voi perché... Allora ragazzi, come avete visto, il magazzino senza di voi non funziona, non lavora. Siete voi i padroni del magazzino, non qualcuno altro. Voi sappiamo benissimo come lavorate all'interno del magazzino. Lavorate 16-13 ore facendo un facchino, facendo l'autista con metà di una busta paga, senza tredicesima, senza quattordicesima, senza malattia, con paura, senza indennità. Così lavorate. Ma oggi dovete capire che oggi, uniti tra di voi, potete ottenere non solo questo piccolo foglio che avete firmato oggi per rispettare il contratto nazionale. Loro, come hanno questa roba doveva esserci applicata anche prima, non solo oggi, perché quello è quello che hanno disegnato i padroni. Hanno detto dall'inizio che rispettiamo questo minimo, ma non l'hanno rispettato perché loro sono sempre parole. La legge qua non funziona, il più forte mangia più debole. Voi uniti potete continuare a vivere e mangiare all'interno di questo magazzino. Dovete parlare di voi, tra di voi, fate assemblea tra di voi. Se toccano uno di voi e cercano di licenziare uno, fermate tutto il magazzino. Adesso tutto parole, tra 15 giorni. Ma se qua tra 15 giorni non succede niente, cosa? Tornate alla schiavitù? No! Chi vuole tornare alla schiavitudine? Noi siamo tutti con voi, sono stati lavoratori dell'ADL. Uno per tutti e tutti per uno! Da oggi in poi dovete sapere che voi appartenete a una famiglia che si chiama Sicobas, che vi difende e difende le vostre diritti. Anche a Bergamo incominciamo a costruire il Sicobas da qua, è un giorno importante. Partiamo da qua e lo sviluppiamo, se abbiamo contatti nelle altre fabbriche. Se noi non vinciamo questa battaglia perché non lo vogliamo noi. La paura di alcune persone non fa niente, non state dentro a litigare perché questo ci sa, questo non ci sa. No, prima o poi vi raggiungono tutti. Ragazzi, fate sentire importante. Ok. Sicobas! 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 Sei contento? Sì, ultra contento perché abbiamo ottenuto un'altra grande affermazione, perché abbiamo ottenuto l'obiettivo che ci eravamo prefissati, ovvero il reintegro sul posto di lavoro di 4 lavoratori licenziati colpevoli solo del fatto di essersi iscritti al sindacato Sicobas, che sta diventando nei posti di lavoro autentica spina nel fianco contro la parte padronale. Abbiamo liberato una bottiglia come se fosse un liquido che doveva esplodere, nel tirar via il tappo è esploso e noi gli abbiamo dato
diciamo, indicazione concreta che c'era la possibilità di poter fare delle battaglie, vincerle, eccetera. Qualcosina abbiamo ottenuto, un po' di rispetto da parte loro, anche se sappiamo che questo rispetto, si vede che sotto a questo rispetto c'è ancora dell'odio verso di noi, però almeno hanno abbassato i toni e hanno cambiato i toni di parlare con noi. Hanno sospeso quasi tutti i responsabili maschi perché noi avevamo deposato questi denunce di mobbing, di minacce e di molestie sessuali. Certe condizioni sono cambiate, non vedo più persone che si mettono a piangere, per esempio. Prima facevamo tanti pezzi, adesso non dicono più niente per i pezzi, facciamo quello che facciamo, ci dicono anche brave. Noi, quelli che ci siamo iscritti a questo sindacato, quelli che abbiamo scioperato, certamente adesso lavoriamo, soltanto lavoriamo come devono lavorare le persone normali. Adesso non corriamo a fare questi pezzi come abbiamo sempre fatto. Ma le altre persone continuano a farlo perché a loro li stanno ancora minacciando che noi prima o poi andremo fuori da quel magazzino e loro non devono guardare quello che stiamo facendo noi. Anche se dove lavoriamo noi per adesso siamo in pochi, per tutti è arrivata una busta paga più alta, per tutti è arrivato dei livelli lavorativi più coerenti. Perdevo 900 euro. Ce l'ho io buste paga di 5 anni. Adesso io prendo 1.800. Stesso lavoro, stesso orario, grazie a Cobas. E io sempre dico con grazie a Cobas che le nostre famiglie vanno avanti dove un bambino di ricco portava a scuola 2 brioche. Oggi il mio bambino ha cominciato a portare le stesse 2 brioche. E grazie a Cobas. Che adesso siamo veramente tutti ragazzi, 80 ragazzi, siamo tutti felici. Non è come una volta. Adesso abbiamo cambiato, abbiamo ribaltato la situazione. Si lavora con calma e via. Sento che più dignità, più sicura di me e poi sono molto soddisfatta di me stessa perché non pensavo di arrivare, cioè di fare una cosa del genere, diciamo. Prima pensavo io sono straniero e devo lavorare come schiavo, loro ti hanno fatto che tu devi essere così, devi essere uno schiavo, svegli alla mattina, vai a lavorare, torni alla notte, vai a dormire. Non è una vita. Quando sono stato licenziato veramente mi è cambiata la mia vita, veramente. Sono un'altra persona, però per la mia dignità. Prima era una lotta per il lavoro, lotta lavorativa, diciamo, ma adesso per me, anche perché sono donna, anche per dire che anche le donne sono in grado di lottare, di avere i loro diritti, che non devono essere, la loro dignità non deve essere pestata dal maschilismo e dal razzismo e tutto. Cioè, sono marocchina, mi piace lottare, lotterò, da ora in poi la mia vita sarà lotta. Per me personalmente questo mio coinvolgimento, questa mia militanza con il Sicobas mi ha portato a conoscere i problemi concreti di questi lavoratori immigrati in questo settore da un lato e anche di fare un'esperienza di lotta dall'altro che altrimenti non avrei mai fatto, e anche mi ha permesso di riflettere su quello che può essere il rapporto tra le lotte immediate e una prospettiva di cambiamento della società. Quindi da un lato queste lotte sono importanti, sono necessarie, sono qualcosa di vivo, linfa vitale che viene portata in una situazione che altrimenti sarebbe socialmente stagnante e quindi la partecipazione a queste lotte permette anche a tutta una serie di giovani che vogliono essere partecipi di sostenere una lotta di classe reale e non invece andarsi a cercare degli obiettivi così un po' artificiosi spesso o interclassisti,
nelle lotte, quindi è un'occasione anche di formazione di molti giovani. Dall'altra però, come anche accennavo prima, queste lotte hanno chiaramente dei limiti, che sono i limiti di qualsiasi lotta di carattere economico, e solamente se su queste lotte si riesce a sviluppare una coscienza più complessiva, anche politica, nei lavoratori, allora queste lotte sono l'inizio di un processo di cambiamento che in prospettiva può essere un cambiamento rivoluzionario della società. Perché abbiamo vinto, perché noi siamo stati uniti, non solo 51, secondo me non tutti, anche Bologna, tutta Italia, perché la storia, la lotta di Granarolo è la lotta che è stata, secondo me, la famosa, secondo me anche internazionale, che hanno fatto boicottaggio anche a Germania, a Francia, a Belgica, Italia tutte, Napoli, Roma, Milano, Piacenza, eccetera eccetera, ci sono tante veramente. Per questo abbiamo vinto, perché loro hanno pensato sono solo 51, invece era un paese, per questo abbiamo vinto. Guardi